Benvenuti in questa settima puntata di Passione Surf Casting in compagnia di Riccardo Miserendino, Salvo Bonaccorso. Siamo a Bovo Marino, una località stupenda e possiamo dire che siamo veramente fortunati perché oggi sarà a tema, cioè sarà una pescata a beach leggering, le condizioni lo permettono, ci sono state diverse mareggiate e oggi il mare è scaduto. Quasi totale, ma ancora un po' si muove. L'azienda Trabucco ha fatto delle beach stupende quest'anno, veramente tante beach belle e quindi non c'è prova migliore oggi che possa mettere, come dire, in prova queste nuove canne da beach. E quindi oggi noi siamo i tre moschettieri. Esatto. La puntata oggi faremo una parte, ma la termineremo domani perché i moschettieri erano 4, quindi arriva D'Artagnan D'Artagnan che sarebbe Marcello Messina, e quindi però la puntata sta cominciando, quindi il motto lo dobbiamo fare. Sì. Tutti per uno e bici per tutti. E bici per tutti. Io sono Porto. No, veramente Porto lo facciamo fare a Peppino che è più panciuto, no? Io faccio Aramis allora. La mia spada che è un fioretto, la nuova Arias, canna da beach davvero spettacolare, a quale abbiamo abbinato un nuovo mulinello, lo Spectrum XR 4005. È un gioiellino di canna. Pescherò dopo la prima schiumata sul canale a 60-70 metri. Abbiamo un piombetto a palla da 80 grammi che ci permette di lanciare un po' più lontano e vedremo se lì dietro il primo gradino ci sarà qualche bel pesciolino che aspetta la rinicola. Eccola qui, una bella mormora presa sempre sul primo canale. Mangiano benissimo con la renicola, c'è tanta attività e con le beach oggi sarà una giornata davvero bellissima. Ed eccola qua, la mormoretta. La canna che è la beach, diciamo, ci siamo divisi una beach l'1. Io ho scelto l'Impera GT Beach che poi avremo modo di poterne parlare meglio. Questa era lanciata davvero fuori, ma fuori, un pescetto, sarà una spigola maculata, piccolina, che subito liberiamo e rimandiamo in acqua. Ed ecco una bella mormora con la nuova Impera Beach. Ragazzi, non vi dico che sono uno dietro l'altro, ma quasi. Spiaggia famosa per le grandi mormore, infatti, ma la pescata a beach, ragazzi, è tutt'altra cosa. Poi entreremo nei dettagli e vi farò vedere il travo che sto utilizzando. Gli diamo la vita. Le aspettative comunque non hanno sbagliato. Oh. Bene Salvo, sempre con le beach, è un divertimento allo stato pure oggi, eh? Sì. Una bella spigola Una maculata. goduria sotto questo punto di vista, sembrava un pesce di 10 kg. Con la sirenia, Possiamo approfittare per utilizzare fili sottili, come in questo caso io ho montato uno 0,12 e non ho problemi, perché anche un pesce importante riuscirei, grazie alla canna,
Sì, è molto sensibilità morbida. di tirarlo fuori. Siamo andati fuori con l'americano innescato ed eccola qui, vediamo cos'è. Ah, che bella mormora, una bella mormora. Mormora che ha gradito l'americano, canna Impera GT da 200 grammi sulla lunga distanza. Questa era lanciata molto ma molto fuori, o è perché c'è veramente un buco allucinante, perché quando ho ferrato sono rimasto piantato. Sono con la nuova Ultra, la 470, la 180, fantastica, fantastica veramente questa canna. Ed è una canna, anche se ha tutte le innovazioni tecniche possibili e immaginabili, è una canna per tutti. Sì, ma ha qualcosa di veramente piccolo. Però vi fa capire la sensibilità di questa canna. Quando ho ferrato ho capito che comunque c'era un pesce. Avevo anche capito che non era di dimensioni grandi. Lo liberiamo. Allora, il mare sta calmando veramente troppo, però è torbido, ancora respira, come dico io, e voglio provare a mettere in acqua un cannolicchio, perché la spigola è sempre dietro l'angolo, quindi bisogna puntarci sempre. Sto utilizzando nello specifico l'Isashi, il 126 BN, è un amo a becco d'aquila, un bec. Filo quando si pesca per le spigole, mai andare sul sottile. Il 33 l'FC 403, in questo caso il pink. Facciamo il nodo semplice, lo passiamo. 1, 2, 3 e 4. Passo sotto e poi io faccio sempre, è una cosa mia, la variante di sicurezza. Il blocco, ok, vediamo la parte eccedente. Il trave che sto utilizzando è un biamo, ma pescheremo solamente con un amo, e questo qua, eccolo. Prendo la misura dallo snodo superiore fino ad arrivare all'altro snodo, taglio. Io come capocorda uso i nostri agganci rapidi nella misura M. Stesso nodo, per come ho fatto l'amo faccio anche questo, uguale, semplice. Cannolicchio vivo, un'esca che io desidero, amo tanto. Il problema è che il cannolicchio, diciamo, è tenera come esca e quindi è attaccato anche dalla minutaglia, però se passa la spigola, ragazzi, o se c'è una spigola in giro, avverte l'odore centinaia di metri. Lo passiamo sul lago, prendiamo il nostro filo elastico, non gli facciamo tanti giri, se no sembra una salsiccia, ecco, giusto per bloccarlo. E questo è l'innesco del nostro cannolicchio. E adesso lo lanciamo. Lo lancerò dietro l'ondina, che è circa a 60 metri, 70 metri. Tirerò lì dietro, vediamo se passa la nostra spigola. Ecco il trave dove cade il nostro cannolicchio. Il trave è circa 1,50 m, 1,60 m. Adesso lanciamo. Poggiata esattamente proprio dietro il frangente. Aspettiamo. Ragazzi, pescione, mormora. La liberiamo e vi parlo della canna che ha preso questo pesce. La prima canna che parliamo oggi è la Sirenia XT Beach. Quando vado a scegliere una beach,
proprio perché il suo utilizzo viene svolto nei primi metri, gradisco avere una canna sottile, potente, leggera e con vettini molto sensibili, e questa i requisiti ce li ha tutti. Anche essendo una canna telescopica non ha nulla che invidiare a una 3 pezzi, perché gode di tutte le tecnologie di casa Trabucco, dall'X-Joint al twist free allo Slink Surface. Questo cosa significa? Che l'attrezzo risulta molto rigido, sempre parliamo di una beach, potente e reattivo. Vettino molto sensibile, in modo da poter percepire anche la più piccola tocca, dato che peschiamo nei primi metri, ma in ogni caso viene fornita con un vettino leggermente più rigido per poter decidere, magari c'è un po' più di mare e quindi dobbiamo avere una piombatura maggiore e utilizzare un vettino più grosso. Anelli Fuji a profilo K legati con doppia legatura, in modo tale da eliminare la corrosione che si potrebbe creare nei piedini. Abbiamo lanciato sul sottoriva e anche il tempo di lanciare, ed ecco qua una bella mangiata, sarà una mormora credo. Canna è la mitica Aeras, bella mormora. Eccola qua, una bella mormora presa con la nuova beach Aeras. Pescando sul sottoriva è una goduria infinita, anche con pescetti così la sensibilità della canna è qualcosa di mostruoso. Allora, in questa pescata di Beach Mania io ho utilizzato la nuova Aeras XT Beach 4,80 m, è fatta in due versioni, la 4,50 m, la 4,80 m, con due vettini intercambiabili per il pescare col 60 grammi e col 100 grammi. È in carbonio CX1 con tutti i vari accessori X-Joint. È una canna morbidissima e leggerissima. Abbiamo abbinato a questa canna lo Spectrum, un nuovo mulinello, il 4005, il modello più piccolino, un 4005 che ha un rapporto di recupero molto lento, 461 per questo genere di mulinello, un trattorino, veramente un gran bel mulinello, 6 cuscinetti a sfera, che dire di più. È l'abbinamento ideale per un genere di canna come l'Aeras. Situazione di stasi, il mare è calato praticamente molto, sta appiattendo, l'acqua sta cominciando a pulirsi e quindi prendere qualche pesce comincia a essere veramente molto difficile. In mano ho l'ammiraglia delle nostre beach che si chiama Impera GT Beach, unica versione, 4,70 m per 120 grammi. Tutte le tecnologie delle nostre canne top di gamma, come il twist free, l'X-Joint, twist free allungato anche al secondo elemento. Voglio ricordare che il twist free è una lavorazione del carbonio che evita le torsioni del carbonio stesso, quindi ci aiuta, ci dà qualche metro in più e una maggiore precisione di lancio. La canna è equipaggiata con anelli Fuji Oxide a profilo K, montati su una doppia legatura, quindi l'anello non poggia sul carbonio ma bensì sulla legatura e poi viene fatta un'ulteriore legatura. Questo protegge il carbonio stesso ed evita infiltrazioni di acqua salata. Le vette sono due, esce con due vettini, ricordo che è una canna 3 pezzi, quindi 3 pezzi più 2 vettini. Io ci ho pescato, è veramente bella perché è diversa dalle Impera Beach precedenti, è molto azione di punta come la chiamo io, molto rapida, veramente fast, veloce, bella. Gli innesti sono put-over, invito veramente tutti voi ad andarla a visionare presso i nostri punti vendita Trabucco, una canna tutta da scoprire. Abbiamo abbinato alla nostra Impera GT Beach il nostro Xiron XSD.
Mulinello di taglia 6500, gira su 7 cuscinetti a sfera più 1,8, esce con una doppia bobina. È un mulinello versatile perché si può abbinare a una beach come questa, ma anche a una canna fino a 160 grammi. La cosa bella di questo mulinello volete sapere qual è? Praticamente ha un rapporto di recupero di 4.1 e tira 80 cm per giro di manovella. È un mulinello potentissimo. Ieri ho avuto modo di testarlo con 150 grammi a palla. Sembra che non ritiravo nulla, è veramente potentissimo. Nonostante tutto sia un mulinello di fascia comunque media, ed è interessante anche il prezzo. La situazione, qualche pesce ora sta arrivando. Bel mormorone, visto? Bella situazione, stanno entrando ora che sta cominciando a far buio, sono proprio sul gradino ed è bello perché sono tenaci questi pesci. La puntata non finisce qua, il mare si è completamente seduto. Domani arriverà il quarto moschettiere, che sarebbe D'Artagnan, quindi cercheremo di Marcello Messina di chiudere la puntata, anche se domani sarà un po' difficile perché ci sarà il mare completamente piatto, però monterà lo scirocco, quindi staremo stasera a decidere 6-8 ore dove, in quale spot andare, quindi to be continued. Tutti per uno e uno per tutti. No, eccolo, è arrivato D'Artagnan, il quarto moschettiere. Ed eccoci qua in un'altra spiaggia a finire la puntata di ieri. Vi avevo detto che c'era la continuazione dedicata alle beach. Infatti il tema è perfetto, perché se guardate il mare praticamente è un olio, un lago. E quindi precisiamo intanto che questa è una genialata del nostro cameraman. Sì, certo. Va precisato. E noi che comunque andiamo a pressare lui, quindi uno per tutti e tutti per uno. Andiamo a pescare. Una canna da beach leggering apprezzata da tutto il mondo agonistico e anche dagli appassionati pescatori è la cattura. La cattura quest'anno l'azienda Trabucco si è superata, ha fatto una nuova versione chiamata Cattura NT, è disponibile in due lunghezze, 4,50 m e 4,80 m. Parliamo di una canna da beach leggering in 3 sezioni più 3 vettini. La canna è realizzata in carbonio CXN a basso contenuto di resine, ha tutte le tecnologie top di gamma di casa Trabucco come l'X-Joint, Twist Free, che rendono l'attrezzo estremamente leggero ma anche molto reattivo. È annellata con un'annellatura Seaguide in acciaio con trattamento PVD anticorrosione, placca portamulinello Fuji per avere il massimo comfort e la massima stabilità del nostro mulinello. È una canna che consiglio in quanto non è una classica beach da estremo sottorriva, ma è una canna molto polivalente che ci consente quindi di andarla a utilizzare anche a buone distanze da riva. Chiaramente parliamo di un attrezzo da beach leggering, ha una grammatura di 100 grammi e con i 3 vettini riusciamo a variare anche un po' l'azione della canna. Oi Peppino. Situazione drammatica. Ma per dire poco. Da 3 ore che siamo qui abbiamo fatto gettoni da 2 euro. Medagliette proprio. Ma diciamo che speravamo in realtà di trovare stamattina un pelo più di mare. L'anno scorso quando siete venuti qui a chiudere un video c'era un pelino di onda e sono usciti dei bei saragoni perché ci sono delle macchie di scoglio, ma oggi è troppo liscio il mare. Alta pressione poi. Tu cosa vorresti fare?
Ma io, guarda, io ho qualche bel pesciotto con questa nuova cattura, vorrei prenderlo. Ma anche noi Cioè, voi vogliamo vi siete che- divertiti, infatti. ieri pomeriggio, io non c'ero, insomma, qualcosa la voglio Allora, prendere. due sono le cose: o si va di nuovo O a Bovo, dove eravamo che ieri, un potrebbe po' di essere una Onnina, buona... però io farei una visita a Borgo Bonsignore. Sì, perché a Borgo Bonsignore troviamo un po' meno mare, però l'acqua potrebbe essere Più torbida, perché abbiamo il fiume Platani a sinistra e la corrente e va la di qua. corrente è di qua, quindi Su Bovo possibilmente potrebbe essere un po' meglio perché magari troviamo un po' di onda residua dalla mareggiata, però magari un po' chiara. Andiamo a andiamo dare a un'occhiata visionare entrambe. questi due posti e decidiamo. Alla fine abbiamo optato per la spiaggia di Borgo Bonsignore, in quanto abbiamo visto che ha iniziato a soffiare un forte vento da sud-est. Su Bovo l'avremmo preso troppo forte, poi siamo un po' ridossati anche se viene un po' laterale. E poi il colore dell'acqua è abbastanza torbido. Certo, sarebbe stato meglio se ci fosse stato un po' di mare, il mare un po' più mosso su una spiaggia come questa, però bisogna anche accontentarsi, non è possibile trovare sempre le condizioni ideali, purtroppo. Spigoletta. C'è? Sì, sì, vamo basso. Immaginavo che girava per infatti qua. è per questo ti faceva. Vi voglio presentare della serie T-Force il Competition ST Soft Tug, un filo di ultima generazione, come del resto i nostri monofili, una tenuta al nodo altissima, ma la cosa più importante di questo filo è l'assenza totale di memoria. Questo è un filo sottile, uscendolo si può notare praticamente che non fa nessun ricciolo, lo chiamo io, quindi resistenza al nodo e assenza totale di memoria. È un filo che trova il suo utilizzo un po' su tutte cose, dai tradi ai terminali, ai braccioli stessi, perché le misure vanno dallo 0,20, come potete ben vedere qui, fino ad arrivare al 70, quindi oltre che per il surf si può utilizzare anche per la pesca dalla barca, anche come preterminale lo possiamo usare. Abbiamo visto una tocca sulla nostra cattura, abbiamo sicuramente qualche pesciotto all'amato, non sembra qualcosa di grosse dimensioni, probabilmente una spigola maculata. Qui, avendo una foce del fiume abbastanza vicina, diciamo, è pieno anche con condizioni di mare calmo, però andare a prendere qualcosa di buone dimensioni con questo mare è difficile, ma ci proviamo. Il pesce sotto è arrivato, coppiola di spigolette maculate. L'avevamo detto che con queste condizioni, c'è la stessa spiaggia con condizioni di mare mosso e di mare calmo, vedete un po' come cambia la dimensione dei pesci. Adesso provvediamo subito a rimetterli in acqua. Abbiamo lanciato proprio sul taglio di quella secca che si vede di là, su quello scalino. Sicuramente un dislivello come quello può regalarci qualche pesce. Abbiamo visto una tocca, abbiamo lanciato proprio a ridosso di quella secca. C'è. Come vedete la canna lavora in maniera perfetta. Considerate che siamo con la vetta un po' più dura, con le vette un po' più morbide avremo un'azione un po' più di punta. Sembra bellino, non è la solita spigoletta. È una bella morvola, dai. Dai, con queste condizioni di mare, come vedete l'acqua torbida ancora una volta ci aiuta, nonostante le condizioni di mare calmo, a fare qualche pesce a giorno. Finisce la settima puntata di Passione Surf Casting, dedicata esclusivamente alle beach. Abbiamo presentato gran parte delle nostre canne da beach veramente fantastiche. Grazie per avermi aspettato, anche se so che i pesci più belli li avete fatti prima che arrivassi io. Comunque va bene,
L'importante è partecipare, dai. Fa parte del gioco, dai. Un abbraccio a tutti, alla Alla prossima. prossima. Alla prossima. Arrivederci. Ciao ciao.